Eccoci Scusa. per Brunella, benvenuti a tutti. Ciao. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, io ora vedo Brunella che è una bimba, secondo me, 10-11 anni, con È queste... una bimba o Sì, ha una una bimba? bimba. È una bimba. No, no, scusa, è una bimba, sì, di Mhm. 10-11 anni, con i capelli, vedo che ha questa coda bionda e davanti a tipo questo tavolino fatto a semiluna, ok? E su questo tavolino ha come se avesse tante bacchette e mi vuole mostrare le sue bacchette magiche. Mhm. Quale ti mostra? Ma una me le sta mostrando tutte, mi fa vedere la prima, me la fa vedere, mi dice questa qua serve per mandare il raggio di energia alle persone. Poi me ne fa vedere un'altra, mi dice questa qua è quella per migliorare le vibrazioni dell'acqua. E poi mi fa vedere quella che guarisce gli alberi. E man mano, queste sono le tre che mi fa vedere adesso. Ok, Monica. Mi ha fatto vedere una carta che è l'asso di cuori e un pugnale da dietro che la squarcia. Squarcia la carta. Sì. Vi dà l'autorizzazione Brunella? Sì. Sì, si sfrega le mani. Vuole cominciare al più presto. Benissimo. Elena, causa esoterica della maglia che indossa in questo momento. Allora, l'ho visto prima proprio quando parlavamo della sua maglia. È A come tigre se o un ghepardo. è come se lei indossasse quella maglia lì per, eh, per tenere lontane le interferenze feline. Ok, quindi è lo schermo che lei si mette che fa sì che le interferenze feline stiano lontane da lei. Monica, confermi che la tua Sì, visione. avevo visto proprio un leone in lontananza e questa maglia serve proprio per scoraggiarli. Ok. Tanto ci sta mostrando degli indumenti sempre in animalie, no? Elena, vibrazione. 48 miliardi. E Monica, intervieni solo se c'è qualcosa di veramente diverso. Consapevolezza. 157. Anima. 42. Vite. 1283. Cervello. 9.3. E suscettibilità ipnotica. Con 40 si va in ipnosi da soli, con 100 si è come voi. 61. Tutto ok, Monica? Sì. Elena, entità eteriche. Vediamole se ci sono. Allora, questo mi fa ridere perché siccome lei riesce a tenere lontano i felini, interviene questa entità eterica che è un domatore di felini e interferisce con lei. E poi c'è questa figura che sembra un po' gigliattinosa sull'azzurro con due teste, che tipo arriva seduta su un mezzo, una specie di triciclo che arriva dal secondo universo. È come se fosse, vedo che dietro, dietro questo triciclo, diciamo, tira
tipo delle onde enormi che possono sembrare tsunami. Come si chiama? Mostro a due teste gelatinoso del secondo universo si chiama? Mm, Gelmarin. Poi? E poi c'è un giocoliere che però, ma boh, tipo un, no, tipo sì, un mago mentalista più che altro, perché vedo che utilizza spesso le carte con Brunella. E dietro c'è questa figura su un trono che è come se controllasse tutte le altre, che sembra che indossa un cilindro e sembra, sai, tipo quello che faceva la pubblicità il mago che faceva la pubblicità di Galbusera. Mago G. Ecco, una figura simile a quella. Basta, io vedo questo. Mentalista è secondo universo, Mago G? No, il Anche. Mago G è... No, secondo me è primo, però osserva un po', coordina un po' il movimento rispetto a Brunella tra il primo e il secondo. E DL? 3. Monica, tutto ok? Mhm. Mentali, Monica. Ci sono? Io ho visto corsi e ricorsi, mi fa vedere come nella sua vita determinate cose, circostanze, dolori e difficoltà da affrontare si ripetono, magari con modalità leggermente diverse, però la sensazione è quella, della ripetitività delle cose, degli ostacoli, Mm. dei freni. E qua direi che siamo su un livello 3, talvolta 4, dipende dall'ostacolo che si trova a dover nuovamente affrontare e che già aveva riscontrato in passato. E poi l'altro mi fa vedere come se fosse, direi, un porcospino, mi mostra. Quindi mi mostra come una specie di, tra virgolette, isolamento, ok, attraverso questi suoi aculei. Nel senso che la sua vita è stata costellata da diversi shock ed è come se in un certo senso lei si difendesse da altri shock. Con gli aculei. Sì, direi che qua siamo a 2. E poi l'altro me la chiama stupida, stupida, stupida. Come questa entità mentale che la sminuisce, la svaluta, ehm, la fa sentire, diciamo così, sbagliata, la fa sentire che non si sta impegnando abbastanza, un po' come dicevano una volta i maestri, no? Non ti impegni abbastanza, non ti sforzi abbastanza, vedi questa cosa la potresti fare meglio, questa cosa non l'hai capita in tempo debito, se rimani sempre indietro, sei sempre disordinata, quindi tutta una serie di rimproveri di questo genere. Livello? Sì, sempre sul 2-3. Ok, cinema. Figlio, nipote, sorella. Chi viene prima? Per primo. La Primo. nipote Mhm. Sì. era già lì, praticamente, non so, aveva tipo fatto un po' pulizia della sala. Era già lì. Dunque il figlio mi viene come se stesse finendo di comporre un giro di chitarra. Stesse compiendo sto giro di chitarra. Un riff? Mm? Forse suona qualcosa. Può essere. Non mi ricordo. No, 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 no. Ed è quindi un po' preso da altre cose, da un altro mood, no? Mentale, spazio mentale, no? Mm. Però comunque c'è. C'è. Ah, ok. Sì, 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 La assolutamente c'è. sorella.
Beh, molto provata, ovviamente. Molto energeticamente risucchiata. È come se volesse dell'energia da lei. Siccome lei si sente carente, vorrebbe prendere da lei, Da però Brunella. non come vuole Brunella, come vuole la sorella. Cioè come? Attingere da Brunella, ma non con quello che è il mondo, le credenze di Brunella, ok? Non in questo senso. Con la sua spiritualità, con la sua consapevolezza, Mhm. con delle sue modalità, purché le dia più forza, più energia. Elena, Sì, il cinema. vedo sì, più o meno la stessa cosa. La cosa particolare è che lei me lo fa vedere, me lo mostra come se fosse uno spicchio di spalti di un circo, mi viene in mente un circo di un po' di anni fa, e dove lei deve appunto addestrare tutte le persone, ok? È come se ehm, diciamo lei si sente impegnata e la sua energia succhiata dalle altre persone perché deve addomesticarle e addestrarle. Se fosse un Ok, circo. vedi la nipote? Sì, sì, la nipote è in prima fila e dice al padre di stare in silenzio e ascoltare perché questo è molto utile. Il padre come lo vedi? Cioè il figlio di Brunella come lo vedi? Allora, lo vedo travolto dal cercare sempre qualcosa per sopravvivere, per la sopravvivenza. E quindi in questo momento è lì, ma è come se non fosse lì perché è impegnato, in quel momento mi fa vedere che è impegnato in una telefonata perché gli sarà utile per la sopravvivenza. L'anima del figlio voglio, che non fa le telefonate. Ok, si mette di fianco a sua figlia dall'altra parte. Ok. Una bella sveglia che suona, di quelle belle fastidiose di una volta con la carica, accanto all'orecchio dell'anima del figlio. È ora di svegliarsi, svegliarsi, venire nel cinema. È vero, è come se ci fosse un colpevolizzare la madre. A tratti sta tranquillo, buono, e poi a tratti è come se si accendesse improvvisamente e incolpasse di tutta una serie di sventure Brunella stessa. Beh, di averlo messo al mondo? Di aver mantenuto vivo per così tanti anni il patto di fedeltà familiare. Cioè? È come dir... Allora, dunque, allora, mi mostra che appunto Brunella ha superato i 70 anni, no? È come se Brunella fosse nata in un momento storico in cui c'era un certo tipo di energia cosmica, diciamo così, no? E lei era decisamente una voce fuori dal coro, un'anima fuori da questo tipo di energia media. Lei aveva un'energia molto diversa. Per il fatto di avere un'energia così differente dagli altri, è come se abbia dovuto rendere ancora più solido il patto di coerenza familiare, fatta di tutti questi disagi, di tutti questi shock, di tutte queste separazioni, litigi, abbandoni. Per trovare un equilibrio Per non sociale. tradirli, per non Mm. tradirli. Mm.
perché se altrimenti avesse seguito la sua anima, che insomma avrebbe praticamente chiuso con tutti. Mhm. Mm. Elena. Sì, allora rispetto a questa cosa è proprio che è come se lei si sentisse in dovere, diciamo, fedele a dover quasi ripetere gli schemi anche, no, dei Sì, suoi avi, sì. proprio, no? E quindi si ripetono le stesse cose e in più la vedo anche molto sovrastata appunto come diceva Monica, per non abbandonarli tutti, no? Per non tagliare i ponti con tutti, la sento proprio sovrastata dal carico degli altri, no? Quindi lei agisce tutti i giorni profondamente non per sé, ma per gli altri. È come se lei fosse, come se la sua essenza e la sua anima fossero isolate, cioè la sua anima è isolata e le sue azioni invece sono sempre verso l'esterno, come se non ci fosse un collegamento. Ecco. Monica, ti dico questa parola, tu mi dici cosa ti arriva. Homeless, senza casa, barbone, senza casa. Less, senza, home, casa. Mm, è forse una delle caratteristiche della sua famiglia, nel senso che alcuni membri della sua famiglia hanno fatto questa esperienza, tipo il figlio può aver fatto in periodi della sua vita questo tratto di esperienza fisica. Mm? Lei invece può averlo fatto da un punto di vista emotivo, spirituale, nel senso che lei è come se non avesse mai trovato casa con nessuno. Spirituale, un uomo. Sì, anche proprio un'anima affine, no? Con cui davvero confrontarsi, davvero essere accolta. Sempre lei che ha cercato, diciamo così, di accogliere e sempre lei che ha cercato molto anche di accomodarsi, anche di ricalcare delle strade che erano già state segnate da altri, sempre perché così almeno non si sarebbe sentita troppo discostata da loro. Ma non si è mai sentita davvero a casa. Elena. Sì, homeless mi viene proprio quell'immagine che vedevo prima, come se lei fosse su un'isola, no? E tutte le azioni che lei fa è come se le facesse per la terraferma, quindi per gli altri. Quindi homeless ci sta proprio nel non trovare mai pace, non sentirsi mai nel suo nido. Ecco. Diciamo che la casa può essere il vestito di Mm, Brunella, il vestito spirituale. mm, Lei non l'ha ancora vestito. esatto. È sempre impegnata a creare vestiti degli altri, mi viene da dirti, no? Quindi cercare di far sì che gli altri si sentano a casa, ma l'energia per il suo ancora non l'ha trovata. Monica, causa esoterica di problemi all'anca. Come se lei non avesse seguito la strada che davvero voleva. È come se lei non avesse dato davvero retta al suo cuore. Quindi c'è stata una sorta di deviazione, proprio come dirti fisica, no? Perché il suo cuore voleva andare da una parte, il suo corpo e il suo imprinting familiare l'hanno fatto andare in un'altra direzione e quindi c'è stato proprio questo disarmonia, no? A livello proprio lì del bacino, delle anche. Elena. Sì, come se lei dovesse sempre aver dovuto rincorrere delle vie che voleva raggiungere, ma non riusciva a raggiungere. Quindi come se il corpo non fosse in grado di stare dietro, come diceva appunto Monica, alla sua anima e al suo cuore, no? Quindi uno sforzo eccessivo che ha portato a consumare le sue anche. Elena, causa esoterica dei problemi allo stomaco. Ernia iatale. Sì, allora, prima quando me lo diceva era come se ci sono dei momenti dove lei è troppo impegnata a pensare ad altro e quindi è come se
riuscisse a staccarsi dal fisico, diciamo dall'esigenza fisiologica di introdurre cibo, ok? Ed è come se lei non si accorgesse della necessità di mangiare, quindi quando diceva che non sente la fame. Poi invece è come se tutto d'un colpo fosse il suo rifugiarsi invece, no? Nel cibo, quindi lo stomaco si dilata, improvvisamente lei mangia tanto, no? Quasi diceva appunto che non riusciva a fermarsi, sarebbe potuto andare avanti a mangiare all'infinito. Quindi proprio questo non divisione, mi viene da dire divisione tra il fisico e l'essere. E quindi quando si ricorda, dice, il fisico ha bisogno di mangiare, ma poi ci si butta dentro. Ma invece quando ha da fare altro, il fisico non esiste. Ecco. Monica. C'è proprio questa separazione, due opposti. In alcuni momenti è come se rivivesse questa voragine di mancanza affettiva. E allora sono quelli i momenti in cui non è mai sazia. Continua a buttare giù cibo e non è mai sufficiente perché quella voragine lì è incolmabile. E poi invece ci sono altri momenti in cui è veramente connessa con un altro tipo di amore che non è quindi riferito a quello terreno che lei ha ricevuto, ma è proprio, diciamo così, l'amore della sorgente. E quindi all'opposto non ha bisogno di nutrirsi, di cibarsi, ma è come se non avesse trovato un'armonia, un equilibrio fra questi due diversi modi di vivere, di sentire. Monica, causa esoterica dell'artrite. Lì guarda, è proprio questo patto di fedeltà familiare, mi fa vedere altre figure femminili della sua famiglia che soffrivano appunto di artrite, in qualche modo appunto lei ha passato, no, questo testimone anche al figlio, ed è quindi proprio questo gruppo di anime che ha deciso saldamente di rispettare questo assurdo patto di fedeltà familiare all'insegna proprio di un dolore profondo, un dolore articolare, un dolore osseo, viscerale direi, ecco. Però la cosa notevole da dire è che Brunella, e in questo non è veramente mai troppo tardi, è pronta per andare oltre questo patto di fedeltà che in tutti questi anni ha rispettato. Elena. Sì, proprio questa fedeltà. E poi dall'altra parte è come se lei volesse anche in un certo senso togliere il dolore al figlio e caricarselo su di lei. Ok? E quindi sentire lei l'artrite e l'artrosi al posto di suo figlio. Non funziona, ma se potesse, diciamo, come lo vedi questo così. patto di fedeltà? Come lo visualizzi? Allora, lo visualizzo come delle tavole, come se fossero come se fosse un documento incorniciato, ok? Dove ci sono scritte diciamo dei meccanismi, no? Delle sequenze familiari, ok? E che viene passato a Brunella e lei con una firma accetta. Mm-hmm. C'è un momento in cui avrebbe voluto, come diceva prima Monica, no, il cuore sarebbe andato da un'altra parte. È un momento in cui avrebbe voluto restituire questo quadro ai proprietari sopra, ok, ai suoi familiari, avi, ma poi a un certo punto però si è sentita in dovere, più che in colpa, proprio in dovere di alleggerirli di questi pesi. Ok, perché con il passaggio del testimone, con il passaggio di questo quadro, diciamo, gli avi vengono alleggeriti di questo carico. E quindi proprio per non doverglielo lasciare l'ha tenuto, anche contro la sua volontà più profonda. Come vedi questo patto, Monica?
sì, quello che Elena vede verbalizzato io lo vedo sotto forma di materia, quindi c'è proprio una lunghissima catena che collega tutti i familiari. È una catena proprio molto molto pesante e che intorno a Brunella fa più giri, come se lei pensasse che nel momento in cui lei si fa fare più giri da questa catena può a cascata rendere questa catena meno pesante, per esempio per il figlio, meno pesante per la nipote. Tuttavia devo dire che sempre di più in Brunella si sta facendo strada l'idea che nessuno salva nessuno e che ognuno si salva da sé. Ottimo. Causa esoterica del reflusso, Monica. Lì devo dire che veramente lei ha vissuto tante vite in una sola vita, anche perché lei tende anche molto ad assumere dentro di sé anche le vite degli altri. Quindi è come se si fosse in un certo senso ingolfata di esperienze, anche davvero alcune molto indigeste, difficilissime da digerire. E forse proprio satura anche, tanto che le tornano su. Elena? Sì, come dice Monica, satura e poi digeste quasi al punto da non, non potere più e non volere, tra virgolette, dove non c'è più l'esigenza neanche di chiudere, quindi, no? Lo sfintere dello stomaco per tenere giù il cibo, perché tra cose che vorrebbe vomitare e invece essere piena appunto di queste cose, quasi quella valvola lì non ha più senso nel suo caso, no? Perché è tutto un movimento continuo nello Bene. stomaco. Apertura del portale aureo. Oggi richiamiamo un sacco di gente. C'è un patto di fedeltà da analizzare, delle catene da sciogliere. Come faremo, lo farà Brunella in un nanosecondo, perché Brunella decide ogni cosa. Chiamiamo i genitori, tutti i disincarnati. Attenzione a non comparire in video, attenzione. E tutti i disincarnati, la moglie del padre, matrigna chiamiamola così, e tutti quelli che vengono. Ecco, la foto che mi viene data, che ovviamente è una foto riferita alla dimensione Terra, quindi non alla dimensione che stanno vivendo adesso, è come se in un certo senso ci fosse stata anche un po' uno scaricabarile e un passarsi una patata bollente, ok? Gli uni con gli altri. E ognuno che si arrabattava un po' al meglio nel momento in cui aveva questa patata bollente fra le mani. Sì, a me invece mi si mostrano proprio come se fossero su un palcoscenico, quasi come i cori, no? Che hanno quelli più indietro si mettono su pedane più rialzate, no? E c'è tutta una sequenza, da una parte tutte le donne e dall'altra tutti gli uomini che hanno lo stesso identico vestito, ok? Che viene replicato su tutte le donne e tutti gli uomini, e la sequenza è che indietro c'è la donna più anziana, cioè quella più ava, no? Quindi in ordine temporale, dalla più vecchia alla più giovane, e così gli uomini che trasferiscono proprio tutto il vestito, tutto il pacchetto a quella davanti. E devono controllano che sia tutto in ordine, che il vestito non faccia delle pieghe storte, soprattutto le donne. Gli uomini quasi posizionati lì e quasi inanimati sembrano, ma le donne sono quelle che hanno più trasmesso in maniera repentina la loro storia. Monica? E allora, una delle nonne che l'ha cresciuta particolarmente, che gli è stato più a contatto, è come se dicesse che ha avuto il privilegio di crescerla ehm,
sentendo però anche di non riuscire a comprenderla. Perché è come se nel momento in cui è nata Brunella ci fosse la possibilità di spezzare questo patto di fedeltà, e questa nonna l'ha percepito. Non era così facile consegnare a lei lo stesso vestitino, lo stesso fardello, la stessa patata bollente. Come vedi questa patata bollente, questa catena, questo patto di fedeltà? Come si vede? Sì, in tutte queste versioni che abbiamo detto, che sia il contratto che viene firmato di persona in persona, che sia questo identico vestito come ha descritto adesso Elena, che sia la patata bollente, poi alla fine sono immagini diverse, ma il concetto è questo: tutti quanti all'insegna di quella che è la sua entità mentale, per esempio corsi e ricorsi, tutti fanno lo stesso giro, le stesse esperienze, gli stessi vissuti, e non se ne esce mai. Bene, tutti insieme, unica decisione, dicono adesso sì, accettiamo questa nostra decisione, questo nostro patto, o no, quindi resta per sempre, per tutti, o no, lo ricusano tutti. L'hanno vissuto, soprattutto i disincarnati che ormai hanno fatto quell'esperienza, o l'hanno vissuto in parte, Brunella, e lo rifiutano. Cambiano la mappa. È un no secco, e sento anche la voce della nipote che si aggiunge a questo coro. Elena? Sì, anch'io vedo il no secco e mentre dicono no, Brunella tira fuori la valigetta con le sue bacchette magiche, ok? E la apre, perché finalmente lei può usare e mostrare a tutti le sue capacità, che fino allora ha dovuto tenere nascoste, che fino ad oggi ha dovuto tenere nascoste. Era quella strana, quella che aveva quello strumento non capibile dagli altri, ok? Che metteva un po' a repentaglio la decisione di tutti, ma adesso la decisione è stata no, e quindi lei è libera di poter esprimere tutte le sue capacità. Monica. Sì, perché è come se facessero vedere un film veloce delle loro vite, in cui ci sono tanti litigi, incomprensioni, persone che si lasciano, che si puntano il dito a vicenda. Che si buttano fuori di casa. Sì, infatti, che si rifiutano su ogni ordine e grado. Però fanno un film accelerato, velocissimo, perché è già tutto trascorso, è già tutto superato. La pellicola di questo film finisce direttamente in un cestino, e il cestino è un portale definitivo. Sì. Questo non vuol dire mai cancellarlo, ricusarlo, rinnegarlo. Significa fatto. Ora altro. Siamo qui per fare delle esperienze, più ne facciamo meglio è. Fare sempre la stessa non ha senso. È sempre la stessa, è sempre la stessa, e la nonna e la bisnonna lo dà la nonna lo dà la mamma lo dà la figlia. Basta, sempre la stessa. La figlia se ne fa un po' e poi cambia. È quello che stiamo facendo adesso. D'altronde Brunella ha 48 miliardi di vibrazioni in apertura. È una fuoriclasse. Una fuoriclasse non ripete le stesse cose. Ripetita iuvant in questo caso non funziona. Le cose ripetute non aiutano. Le ha già fatte, le ha rifatte. Quindi che succede? Voglio capire chi c'è come disincarnato protagonista di questa catena. Chi è? La madre? Io ho visto appunto la nonna che l'ha cresciuta principalmente. La madre è come se a un certo punto si è sottratta, ok? Non è più stata tanto protagonista, perché la sua patata, cioè è come se l'avesse restituita alla propria madre. Non ha avuto così tanta forza di
gestirsela, quindi di fatto l'ha vissuta in un'altra maniera, però è come se, guarda, mi fa vedere tutta una catena nera, molto densa, pesante. L'unico anello differente, che è tipo un rosa viola, è quello costituito da Brunella. Solo che poi lei, dopo poco, nel corso del tempo, già della prima infanzia, ha scelto come di mettere una patina su questo suo rosa viola. Mi devo Per non adattare. essere, sì, per non Elena, essere Elena. diversa. Sì, sì, è proprio questa cosa. Allora, dalla nonna, poi la bisnonna, praticamente tutte, tranne ogni tanto una, come ha fatto un po' la mamma, che si è un attimo un po' discostata. Però vedo la moglie del papà, la seconda moglie del papà, che per Brunella è come se le avesse inconsciamente acceso una lampadina, cioè come se le avesse fatto vedere che si può vivere anche diversamente. Ok, forse è quello che lei ha sentito come legame, come affetto. Perché appare con questo vestito, allora l'altro vestito che era uguale per tutte era un bordo scuro con una gonna nera e invece le appare con questo vestito rosa chiaro, molto, cioè che si vede proprio, che fa proprio contrasto. Bene, diversa. Mm. Tutti nel portale definitivo, messaggio di chi vuole lasciare un messaggio. Portale aureo, scusate. Questa donna, appunto diciamo, la sua seconda madre, chiamiamola così, le dice qualcosa tipo ci assomigliavamo un po' nella delicatezza e nell'amore da dare agli altri. Adesso stai trasformando questo amore per gli altri, soprattutto in amore per te stessa. Elena? Sì, ho visto anch'io che era lei che parlava, perché gli altri stanno proprio andando nel flusso. Diciamo che è come se mentre vanno nel portale aureo fanno un inchino verso Brunella come ringraziamento per avergli dato l'opportunità di sciogliere questa fedeltà, questo patto di fedeltà. E invece sì, la sua seconda mamma rimane e cioè, è l'ultima che entra, ok, e la guarda con ammirazione e felicità per lei. Dice: Sì, finalmente ce l'hai fatta, ero sicura che ce l'avresti fatta. Quindi molto contenta per lei. Lo chiudiamo. Causa esoterica, Elena, dei problemi di denaro e del fatto di essere ancora, diciamo, lavorante, una Sì, signora lavorante. è proprio questa cosa di non aver mai fatto le cose per sé, ma per gli altri, no? Quindi è come se invece che, come posso spiegare, come se l'energia che lei mette, l'energia economica e finanziaria che, come posso dire, prevista, tra virgolette, è verso di sé, ok, dovrebbe essere, e in realtà è dispersa verso l'esterno, ok? Quindi potrebbe essere abbondanza per lei, ma in realtà, essendo che deve essere distribuita su tutto l'esterno, appare come invece difficoltà economica. Non so se ho reso l'idea, un po' difficile da descrivere. Infatti mi fa vedere che è come se ogni ambito della sua vita fosse un vassoio da costruire, ok? Ricoperto ho fatto di gesso, ok? Fatto di gesso e poi ogni vassoio deve essere dipinto e lei non riesce mai ad arrivare a dipingere nessun vassoio. Quindi sempre tutto lasciato lì a metà e questo fa parte anche di tutta la confusione e il disordine con cui lei si muove, perché c'è dispersione. Monica?
Mi fa vedere la parola miseria, come se lei abbia sentito tante volte questa parola, no, nel suo passato, e anche se in un certo senso è infastidita, non voleva più saperne, è come se si fosse infilata in pieghe nascoste del suo corpo, della sua mente. Mm. E lei l'ha poi tradotta in una costante difficoltà economica e fatica. È come se ci fosse un libro non scritto o scritto di parole chiave circa questo aspetto, non so, miseria, poveraccia, accattona, malvestita, che ti credi di essere, ma guardati un po', Sciatta. sciatta. Sfogliamolo questo libro, parole, vai Elena. Come lo vedi questo libro? Lo vedo anche fatto proprio male anche il libro, nel senso consumato, no? Come se non può ammuffito. essere nuovo. Esatto, quindi le pagine un po' strappate, la Quei libri penna che ha finito l'inchiostro, quindi scrive male. Proprio solo vai a buttarlo in un cestino, Sì. dici, ma cosa ci faccio? Esatto. Fa schifo quasi anche toccarlo. Però aprilo, qua e là. Mhm. Ci sono delle parti cancellate e mi dice che queste parti sarebbero state quelle che avrebbero potuto dare il via invece all'abbondanza, e sono state cancellate, come se per lei nel libro, quel libro lì è particolare, è solo per lei, e quelle parti lì non erano previste. Quali parti sono cancellate? Quali parole? Abbondanza economica, lavorativa, oppure mi dice eredità immobiliare in un'altra pagina. E poi mi dice splendore, ma me lo fa vedere. C'è scritto splendore, ma quello che esce da quella parola splendore è come se ci fosse tutta un'illuminazione data da monete d'oro. Ecco, queste sono quelle tre che io ho visto. Monica. Amore e passione, un'unica parola. Dolce vita. Ma questo è il libro valido, non è il libro brutto. No, queste sono le parti parole cancellate. Cancellate. Sì, queste sono le cancellate. Ma questo è il libro delle cose che valgono, che sono state valide per la vita di Brunella, non il nuovo libro. Il nuovo libro con le parole cancellate di là lo scriviamo tra poco. Sì. Stupidità, insegnamenti inutili, cattiva madre. Fatica e testa bassa. Casinara, che mette tutto in disordine. Uh-huh. Viene anche zozzona. Esatto, sto per dire la stessa cosa, identica. Ok. È tutto finto. Sono tutte decisioni. Tutto è cambiabile. Vorrei che la fuoriclasse Brunella facesse tutto da sola adesso. Sì, perché decide di fare il processo inverso. Queste parole brutte, che erano in evidenza, in grassetto, diventano invisibili, e quelle che invece erano praticamente cancellate emergono quasi, non solo in grassetto, ma quasi in alto rilievo. Bene, queste parole emergono, escono dal libro brutto, entrano in un nuovo libro che lei crea come? Questa volta è bellissimo, è proprio molto fine, antico, prezioso, perché lo vedo proprio con degli intarsi d'oro, è fatto in maniera artigianale. Il bordo delle pagine è dorato? Sì, esatto.
finemente decorato, sì. Sì. Scusa, vai. No, Vai, ti vai dico, Elena, vai. il titolo è addirittura ricamato davanti, per Mm. quanto prezioso è. Qual è il titolo? Le meraviglie di Brunella. Chi è l'autore? Brunella. Chi è l'editore? Brunella. Edizioni Brunella by Brunella, cognome. Sì. Ok, apriamolo. C'è talmente tanta abbondanza e colori e tridimensionalità, mi viene da dirti, Sì. no? Che quando apri le pagine ci sono tutte le scene della sua vita nell'abbondanza fatte come un pop-up. Mhm, Quindi c'è mhm. proprio le parole diventano tridimensione e creano la scena, ecco. Va bene. Creano la vita. Quindi tutta la parte sono una stupida, la parte stupida, entità mentale. Nuovo pop-up. Apriamo quella parte lì. Creativa, sono Stavo creativa. per dire la stessa cosa, creatività, sì, Mm. creativa, mi è uguale. E proprio si vede lei tipo che dal suo disordine di casa lo ribalta e fa diventare l'ambiente molto gradevole, molto originale, dà una disposizione diversa agli oggetti e diventa tutto molto interessante, sembra quasi una nuova casa. Mhm. Cioè non soltanto lo ordina, ma mette, non so, magari delle cose in un cassetto e sopra il cassetto mette un numero 3, 2, 1. Sono tre cassetti, non so, sono idee così. Mhm. Qualcosa di originale. Sì, Ordina una zona rendendola anche esteticamente Mm. gradevole, artisticamente gradevole. Sì, esatto. con delle sequenze di colori o forme, tipo, no, come mi fa vedere, penso sia tipo una camera da letto dove c'è tipo la cassettiera, ok, dipinta, in questo caso tipo un crema rosino con tipo i bordi più sulle cru, ok, e poi sul muro mi fa vedere questa come una linea sempre cru che collega la cassettiera all'armadio, che è dipinto nello stesso modo, quindi ho fatto vedere questa cosa creativa che ha fatto. Ok, ovviamente non è che noi diciamo che Brunella è disordinata, ok? Alcune cose sono parzialmente vere, altre per niente. Per esempio, nel libro brutto c'era Sciatta, Monica. Cosa c'è adesso invece nel libro bello? Nelle meraviglie di Brunella. Valorizzata. Brunella che ha aperto il suo armadio ed è come se fosse portata da una sorta di ispirazione a scegliere i vestiti che le donano di più e ad indossarli con relativa acconciatura e abbinamento di gioielli, monili. Accessori e via dicendo. Trucco. Sì. Cosa c'è nel capitolo denaro, risorse economiche? Adesso. Sì, prima era proprio scarsità, faceva proprio vedere come una buca, una sorta di depressione. Ora invece c'è questo libro, come abbiamo detto, animato, quantico. Quindi fa vedere assolutamente l'abbondanza, me lo fa vedere come una specie di ventaglio di banconote, lei che si sventola con questo ventaglio. Elena? Sì, a me invece me lo fa vedere proprio come una montagna di monete d'oro con all'orizzonte l'arcobaleno, sai come quando trovi il tesoro. Ok, cos'altro vedete nel libro Le meraviglie di Brunella? Cos'altro c'è? Mi fa vedere lei che è a cena in un ristorante di lusso con un uomo
E poi mi fa vedere invece che tipo con una macchina fotografica mi sembra che sia tipo potrebbe essere tipo zona degli Emirati, così vicino anche a un deserto, con la nipote che sono a fare un viaggio. Mhm. Monica? Mi fa vedere una circostanza, penso quotidiana, familiare, in cui altri fanno qualcosa per lei, tipo apparecchiano la tavola, preparano da mangiare e lei rimane lì così a rilassarsi, a leggere qualcosa. E quindi in questo caso è lei che viene, diciamo così, servita, accudita. Bene, usiamo come tappeto magico questo libro e Brunella ci sale sopra e vola col libro aperto al suo cluster. Lasciando tutta una scia d'oro. No, È caduto un telefono. aspetta. Troppo il vento dorato del libro di Brunella. Sì. Richiudi gli occhi, attenta al cavo perché è caduto per quello. Ah. Che l'hai tirato. Monica. Eh sì, quindi lei è arrivata con questo tappeto volante, libro, che svolazzava proprio nelle pagine, e potevi vedere ai lati del libro proprio parti di queste scene che abbiamo descritto. E quando arriva al cluster è come se si ritrovasse questo groviglio di catene, che è tutto molto compatto, condensato in una zona molto ristretta. Elena. Sì, quello che vedo io è che quasi, cioè, è come se fosse già passato dal cluster e avesse, diciamo, con una scopa messo già tutto in un angolo, pronto per essere buttato nel portale definitivo, perché col lavoro che abbiamo già fatto, lei ha già ripulito Il lavoro è già gran parte del praticamente cluster. fatto. Via. E lo chiude. Mhm. E qui cosa crea l'autrice, editrice, creatrice del libro? Brunella. Crea lo stemma della sua casa editrice e quindi mi fa vedere proprio questo cerchio con il bordo in rilievo e dentro la B di Brunella in rilievo, color oro, tutta brillantinata, che è proprio lo stemma del suo libro, Le meraviglie di Brunella. E da lì esce tutta l'energia potente di Brunella. Monica. Sì, sì, avevo proprio visto il libro che si chiudeva, si riapriva e proprio usciva questa specie di polvere dorata che andava a creare questo ad eternum sigillo B. Mm. Una ceralacca d'oro. Sì. Esatto. Avatar. Che c'è qualcosa ancora lì? Ma io ho visto solo uno scialle nero in un angolo. C'è tutta la polverina dell'avatar per terra. Nera. Mm. Via. Questi sono ormai dettagli per una veterana come Brunella. E questi sono gli aspetti, Avatar e Cluster, che lei si è regalata per riuscire a cambiare ulteriormente la propria vita, per alzare l'asticella. Quindi non è un qualcosa di negativo a tutti gli effetti. Se non c'è qualcosa da combattere, non c'è neanche una prospettiva di crescita. Sì. Via tutto, anche qui mette una sua creazione. È come se avesse creato una specie di timbro proprio con questa B di cui parlavamo, lo intinge proprio nell'oro e crea tante piccole B collocate a spirale e nel complesso diventa così l'ad eternum. Elena?
Sì, a me fa vedere, mette tutte le sue bacchette, quelle magiche, messe a cerchio, che diventa proprio un cono tridimensionale che poi crea tutto il canale energetico. Bene, Elena, con queste condizioni esiste ancora ehm, il domatore di felini, Germarin, l'essere di gelatina a due teste, il mentalist con le sue carte, il mago G 3DL. No, non esiste più niente. Monica, esiste ancora corsi e ricorsi, porcospino e stupida stupida stupida. No, Gli impianti che non abbiamo analizzato e non importano esistono ancora. No. Il progetto come si chiamava ed esiste ancora. era patto di fedeltà, Ok. non esiste più. Mm. Verifichiamolo, che ci sia o non ci sia il patto di fedeltà, anche solo un anello della catena. Cerchiamolo, cerchiamolo in tutte le linee temporali di Brunella, in tutto il presente di Brunella, nel futuro di Brunella, anche nel passato di Brunella. Con questa condizione non dovrebbe esserci più, No, infatti. se non No, no. l'estratto dell'insegnamento di questa esperienza, ma non è più il patto di Mm. fedeltà. Esatto. Bene, lo andiamo anche a scovare nei personaggi presenti nel cinema. Alcuni potrebbero averlo mantenuto perché loro non sono Brunella. Partiamo dalla nipote. No, la nipote no. Mentre facevamo il lavoro con Brunella, la nipote lavorava su di sé. Monica. Sì, 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 lei è stata proprio una delle maggiori sostenitrici di questo lavoro. Mm. La sorella. Mm. È un po' un altro discorso, però. Mm. L'ha mantenuto la sorella? Sì, Mhm. Ok. Però Brunella no. Quindi no, no, no. se la sorella dovesse uscirsene con un aiutami, che succederebbe? Brunella potrebbe tornare nel patto di fedeltà. Aiutami, si è rotta la macchina, non ho voglia di prendere i mezzi pubblici, aiutami, dobbiamo ripararla. Non ho voglia di. Fai tu. Chiedo, Sì, voglio capire anche io come funziona. Non è che. beh, quello diciamo che potrebbe essere un nuovo innesco. Però quello che vedo io è che non c'è in tutte le altre generazioni, nel senso gli altri hanno detto di no adesso, quindi sarebbe solo limitato a quello che è rimasto agganciato alla sorella, quindi il carico sarebbe quello lì. Comunque devi dir di no, ecco. Monica? Allora, ehm, Brunella potrebbe anche dire di sì ad un favore chiesto dalla sorella e anzi potrebbe anche essere un modo perché Brunella rinforzi la consapevolezza che lei sta entrando proprio in un altro livello di consapevolezza, per cui sta capendo che non esistono più davvero questi vincoli di parentela. Mm. E quindi qualunque cosa non arriverà ad influire energeticamente su di lei. Ok? Quindi lei è come se riuscirà a misurare se questo favore che gli è chiesto la va ad intaccare oppure no. E quindi a gestirlo. Stessa domanda sulla figlio. Beh, il figlio ci proverà di sicuro di nuovo a scaricarsi sulla mamma, però troverà, diciamo, in quel senso lì porta chiuse, quindi eh, mm, dov- cioè lei non cascherà, non vedo che casca alla provocazione del figlio e lui sarà ancora più sperso, però alla fine
Cioè non è competenza di Brunella, ecco. Monica? E un po' anche in lui si è attenuata questa tendenza qui, però confermo quello che ha detto Elena, che se anche lui dovesse ripetere questa dinamica di rinfacciare, rimuginare, rinvangare, è come se Brunella fosse impermeabile a questo. Va bene. Esiste la fiamma di Brunella? Fa Monica. parte Vai, scusa, vai, Elena, fa vai. parte della nuova abbondanza. Mm. E quindi sì, io l'ho visto prima. È il cliente? No, No, È un vicino? mm, allora, potrebbe essere nella cerchia delle sue attività che fa. esatto. Sì, è come una di quelle dimore che lei frequenta, è frequentata a sua volta con una certa assiduità da questa persona. Mm. Magari lui non è che abita lì, però la Presta frequenta, servizi. sì, e la frequenta tanto o- assiduamente come lei, ecco, per dire. Va bene, messaggio finale di Brunella col suo nuovo libro sotto il braccio a se stessa. Con la sua bella maglietta che recita una parola magica stampata sul davanti, diversa. Elena. Sì, la vedo proprio che lei ogni volta inizia ad aprire il libro, ci si mette sopra in piedi e viene trascinata da quello che quella pagina lì le offre, quindi l'esperienza di quella pagina lì e ogni volta che finisce l'esperienza gira la pagina, quindi sono infinite esperienze che lei può vivere trasportate dal suo libro. Monica. Proprio come se fosse un mezzo di trasporto, ecco, che lei utilizza per andare verso la sua abbondanza in tutto. Monica. Finalmente sono fiera di essere sempre stata diversa. E poi mostra questo libro meraviglioso e molto gonfio anche e dice questa è tutta la nuova Brunella. E sono e amo molto tutta la Brunella che è stata nel passato. Amo molto come è diventata Brunella ora. Avrebbe senso crearlo davvero questo libro per Brunella, questo quaderno per Brunella e scrivere ogni giorno sono bella, sono in gamba, sono diversa, sono unica, non ho problemi di soldi, sono ricca, sono benestante o no? Prima che tu lo dicessi, prima quando l'ho vista proprio volare sul libro, ho visto proprio che lei crea un libro e crea la sua copertina, quindi io direi di sì. Sì, mi fa vedere anche tipo come un decoupage. Lei che ritaglia, no, di diverse immagini dalle riviste, eccetera, le appiccica, piuttosto che mette degli piccoli oggetti, quindi lo fa diventare anche materico, questa specie di diario. Dei fiori anche. Sì, sì. Ok, come la vedete? Eh, io la vedo molto allegra che non sta più nella pelle nell'iniziare a vivere la sua nuova vita. È come se in un certo senso questa Brunella contenesse la Brunella del passato e in più una nuova Brunella. Nuova, Il tutto, completamente.
Sì, Mm. ed il tutto come se fosse proprio in una grande sfera trasformativa, Mm. una prospettiva futura immensa. Vibrazione finale. A me viene 383. 395. Consapevolezza. 213. 216. PS. Ma viene 69. Così? Mm. 69. Vite. Erano 1283. 841. Cervello. 10. 10 e mezzo. Suscettibilità ipnotica. 79. Mhm. Fantastico. Abbiamo finito. Qualcosa da Mhm. aggiungere? Meraviglia. Sì, le meraviglie di Brunella. Disconnettetevi da tutti e tutto.